Libro: L'investitore intelligente. Autore: Benjamin Graham. Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast, dove oggi esploreremo i primi 10 capitoli del classico intramontabile L'investitore intelligente di Benjamin Graham. Preparatevi a scoprire le fondamenta dell'investimento intelligente e come trasformare il vostro approccio ai mercati finanziari. L'investitore intelligente di Benjamin Graham è considerato uno dei testi fondamentali per chiunque voglia approcciarsi all'investimento in modo sicuro e razionale. Il suo autore, Benjamin Graham, è stato un economista, investitore e professore universitario alla Columbia Business School, noto come il padre del value investing, ossia una strategia di investimento che si basa sull'acquisto di titoli che il mercato ha sottovalutato e che possono essere scambiate a un prezzo inferiore al loro valore effettivo. Warren Buffett, uno dei più noti discepoli di Graham, elogia l'approccio di Graham all'investimento e ne raccomanda i principi a tutti gli investitori. Pubblicato per la prima volta nel 1949, il libro è stato aggiornato nel corso degli anni per rimanere rilevante nel contesto finanziario in evoluzione. Introduzione. Graham introduce il concetto di investimento intelligente, definendo l'investitore intelligente come colui che è paziente, disciplinato e desideroso di imparare, oltre a controllare le proprie emozioni e evitare errori potenzialmente costosi. Nell'introduzione, Graham presenta i temi principali del libro, tra cui l'importanza di un'analisi approfondita e il valore di un approccio razionale e prudente agli investimenti. Parte 1. Concetti di investimento. Capitolo 1. Investimenti e speculazioni. Nel primo capitolo, Graham chiarisce una distinzione cruciale: la differenza tra investire e speculare. L'investimento si basa sull'analisi fondamentale e mira a preservare il capitale con un rendimento adeguato, mentre la speculazione si basa su scommesse rischiose a breve termine. Un investitore intelligente si concentra sulla solidità a lungo termine, evitando le trappole della speculazione. Graham cita l'esempio della Dutch East India Company nel XVII secolo e la successiva bolla dei tulipani in Olanda per illustrare la differenza tra investimenti e speculazioni. Mentre la Dutch East India Company rappresentava un investimento basato su profitti e dividendi reali, la bolla dei tulipani era puramente speculativa, basata sull'aumento vertiginoso dei prezzi dei bulbi senza fondamenta economiche solide. Capitolo 2. L'investitore e l'inflazione. Graham ci guida attraverso le insidie dell'inflazione e come essa può erodere il potere d'acquisto del nostro denaro. Per proteggerci, ci consiglia di diversificare tra azioni e obbligazioni, puntando su titoli che possono adattarsi e prosperare anche in periodi di inflazione. Questa strategia ci offre una solida difesa contro l'incertezza economica. Graham cita esempi storici di come le azioni abbiano fornito una protezione contro l'inflazione meglio delle obbligazioni. Durante periodi di alta inflazione, come negli anni 40, le azioni di società che erano in grado di aumentare i prezzi dei loro prodotti hanno mostrato di essere un rifugio più sicuro rispetto alle obbligazioni, che vedevano il loro valore eroso dall'inflazione. Capitolo 3. Una storia del mercato azionario. Nel terzo capitolo, Graham ci offre una lezione di storia del mercato azionario, analizzando come i mercati hanno reagito in vari periodi. Capire il passato ci aiuta a riconoscere le tendenze e a prendere decisioni più informate, preparandoci ad affrontare le inevitabili fluttuazioni del mercato con una prospettiva a lungo termine. Graham discute il crollo del mercato azionario del 1929 e la successiva Grande Depressione come esempi di come i mercati possono essere volatili e soggetti a bolle speculative. Questo periodo evidenzia l'importanza di un approccio prudente e ben informato agli investimenti,
poiché molti investitori persero enormi somme di denaro a causa della speculazione e dell'ottimismo ingiustificato. Capitolo 4. La politica di investimento. Difensiva. Passiamo ora all'investitore difensivo. Graham ci spiega come minimizzare il rischio e lo sforzo gestionale attraverso una politica di investimento prudente. Questo approccio prevede una combinazione equilibrata di obbligazioni e azioni di alta qualità, garantendo stabilità e tranquillità. Graham usa l'esempio di un portafoglio ben diversificato che include azioni di diverse industrie e obbligazioni di alta qualità per illustrare una strategia di investimento difensiva. Egli mostra come la diversificazione può ridurre il rischio complessivo e proteggere gli investitori dalle fluttuazioni di mercato in specifici settori o aziende. Capitolo 5. L'investitore difensivo e i titoli azionari. Per l'investitore difensivo, la selezione delle azioni è fondamentale. Graham raccomanda di scegliere azioni di grandi aziende con una storia di risultati solidi e dividendi stabili. Diversificare tra diverse società e settori riduce il rischio e assicura una crescita sostenibile nel tempo. Graham parla delle cosiddette azioni di vedove e orfani, come le azioni delle utility, che sono note per la loro stabilità e dividendi regolari. Questi titoli sono considerati adatti agli investitori difensivi perché offrono una combinazione di sicurezza e rendimento stabile nel tempo. Capitolo 6. L'investitore difensivo e le obbligazioni. Le obbligazioni giocano un ruolo cruciale nel portafoglio dell'investitore difensivo. Graham ci consiglia di puntare su obbligazioni di alta qualità emesse da governi o aziende solide, diversificando le scadenze per ridurre il rischio associato ai tassi di interesse. Capitolo 7. Politica di portafoglio per l'investitore difensivo. Gli investimenti azionari. In questo capitolo, Graham ci fornisce strategie dettagliate per costruire un portafoglio azionario difensivo. L'obiettivo è mantenere un portafoglio bilanciato, evitando azioni speculative e puntando su titoli con una solida base finanziaria. Capitolo 8. La politica di investimento attiva. Per chi desidera un approccio più dinamico, Graham esplora l'investimento attivo, che richiede un'analisi dettagliata e una gestione attiva del portafoglio. Questo approccio è per chi cerca di ottenere rendimenti superiori attraverso un impegno costante e un'analisi approfondita. Per gli investitori attivi, Graham cita l'importanza di un'analisi dettagliata dei bilanci aziendali. Ad esempio, egli mostra come analizzare i rapporti di redditività, i margini di profitto e la crescita storica dei ricavi per identificare aziende sottovalutate che potrebbero offrire opportunità di investimento. Un esempio pratico potrebbe essere l'identificazione di un'azienda con un rapporto prezzo-utili inferiore alla media del settore, ma con prospettive di crescita solide. Capitolo 9. L'investitore attivo e i titoli azionari. L'investitore attivo è sempre alla ricerca di azioni sottovalutate. Graham ci guida attraverso le tecniche per identificare queste opportunità, sottolineando l'importanza di un'analisi accurata dei bilanci aziendali e delle prospettive future. Capitolo 10. L'investitore attivo e le obbligazioni. Infine, nel 10° capitolo, Graham approfondisce le strategie per l'investitore attivo nel mercato delle obbligazioni. L'obiettivo è trovare obbligazioni sottovalutate e analizzare attentamente la qualità creditizia per massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi. L'investitore attivo dovrebbe cercare opportunità di arbitraggio e di acquisto di obbligazioni a sconto rispetto al loro valore nominale. Capitolo 11. L'analisi fondamentale. Graham ci guida attraverso le basi dell'analisi fondamentale, il cuore pulsante del valore dell'investimento. Immaginate di essere un detective finanziario, esaminando minuziosamente i bilanci aziendali, i conti economici e i flussi di cassa.
È come scrutare nella storia e nelle prospettive future di un'azienda per determinarne il valore reale. Solo così possiamo distinguere le vere gemme dai falsi miti del mercato. Supponiamo di analizzare un'azienda manifatturiera. Utilizzando l'analisi fondamentale, si potrebbero valutare elementi come i ricavi annuali, i costi operativi, i profitti netti e i flussi di cassa. Se l'azienda mostra una crescita stabile dei ricavi nel tempo, una gestione efficiente dei costi e profitti netti consistenti, potrebbe essere considerata un'opportunità di investimento attraente. Tuttavia, se l'azienda ha problemi finanziari, come un alto debito o una riduzione dei profitti, potrebbe essere prudente evitare di investire in essa. Capitolo 12. Il valore intrinseco. Nel capitolo 12, Graham introduce il concetto di valore intrinseco, una bussola essenziale per ogni investitore. Calcolare il valore intrinseco è come scoprire il vero prezzo di un tesoro nascosto, basandosi su flussi di cassa futuri e prospettive realistiche. Un'azione può sembrare attraente, ma solo confrontandone il prezzo di mercato con il suo valore intrinseco possiamo decidere se è davvero un affare. Immaginiamo di valutare il valore intrinseco di un'azione utilizzando il metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Si potrebbe stimare il flusso di cassa atteso dell'azienda per i prossimi 10 anni e applicare un tasso di sconto appropriato per calcolare il valore attuale di quei flussi di cassa. Se il valore attuale dei flussi di cassa è superiore al prezzo di mercato dell'azione, potrebbe essere considerata sottovalutata e quindi un'opportunità di investimento. Capitolo 13. La sicurezza e la speculazione. Qui Graham traccia una linea sottile ma fondamentale tra sicurezza e speculazione. Investire in azioni solide con fondamentali robusti è come costruire una fortezza finanziaria. Al contrario, speculare è un gioco pericoloso, un tuffo nell'ignoto senza paracadute. Graham ci insegna a evitare la tentazione di scommettere sulle fluttuazioni del mercato e a concentrarci su investimenti sicuri e ben ponderati. Consideriamo un investitore che desidera acquistare azioni di una società tecnologica in crescita. L'investitore potrebbe essere tentato di acquistare le azioni sulla base delle aspettative di crescita futura del settore tecnologico, senza considerare la stabilità finanziaria dell'azienda. Tuttavia, seguendo l'approccio di Graham, l'investitore esaminerebbe attentamente i fondamentali finanziari dell'azienda, come i profitti, il bilancio e la gestione del debito, per assicurarsi che sia un investimento sicuro e non una speculazione rischiosa. Capitolo 14. La sicurezza marginale. Il concetto di margine di sicurezza è il gioiello della corona di Graham. Pensate a questo come a un cuscinetto di sicurezza, comprando titoli a un prezzo molto inferiore al loro valore intrinseco. Questo margine protegge dagli errori di valutazione e dalle imprevedibili tempeste di mercato, offrendo un rifugio sicuro per il vostro capitale. Supponiamo che un investitore stia valutando l'acquisto di azioni di un'azienda del settore immobiliare. Utilizzando il principio del margine di sicurezza, l'investitore cercherebbe di acquistare le azioni a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco stimato, creando così un margine di sicurezza. In questo modo, anche se il mercato subisce una correzione o l'azienda incontra difficoltà, l'investitore avrebbe una protezione contro perdite significative. Capitolo 15. Il portafoglio per l'investitore difensivo. Per chi vuole dormire sonni tranquilli, Graham disegna il profilo dell'investitore difensivo. Il segreto? Un mix bilanciato di obbligazioni sicure e azioni blue chip. Questo portafoglio minimizza i rischi e garantisce una stabilità solida, puntando su aziende con una lunga storia di dividendi stabili e performance costanti. Immaginiamo un investitore che costruisce un portafoglio difensivo composto per il 70% da obbligazioni di alta qualità e per il 30% da azioni blue chip. Le obbligazioni forniscono stabilità e reddito fisso, mentre le azioni blue chip offrono potenziale di crescita e dividendi affidabili.
Questa allocazione equilibrata riduce il rischio complessivo del portafoglio, garantendo al contempo un potenziale di rendimento. Capitolo 16. Il portafoglio per l'investitore attivo. Se siete pronti a sporcarvi le mani e a mettere alla prova le vostre capacità analitiche, il capitolo 16 è per voi. Graham descrive l'approccio dell'investitore attivo, che cerca opportunità nascoste in azioni sottovalutate. È un lavoro da detective che richiede un'attenta analisi e un monitoraggio costante, ma le ricompense possono essere significative. Supponiamo che un investitore attivo utilizzi l'analisi fondamentale per identificare azioni sottovalutate all'interno del settore tecnologico. Dopo un'attenta analisi dei bilanci, dei flussi di cassa e delle prospettive di crescita, l'investitore potrebbe individuare un'azienda con forti fondamentali, ma con un prezzo di mercato inferiore al valore intrinseco. Acquistando azioni di questa azienda, l'investitore potrebbe sfruttare l'opportunità di una futura rivalutazione. Capitolo 17. L'investimento in fondi comuni. Graham ci parla dei fondi comuni, un'opzione fantastica per chi cerca diversificazione e gestione professionale. Tuttavia, avverte di fare attenzione ai costi elevati che possono erodere i rendimenti. I fondi indicizzati emergono come eroi silenziosi, offrendo un'efficiente esposizione al mercato con costi ridotti e rendimenti solidi. Immaginiamo un investitore che desidera diversificare il proprio portafoglio investendo in fondi comuni. Dopo un'attenta valutazione delle opzioni disponibili, l'investitore potrebbe scegliere un fondo indicizzato che replica l'andamento di un indice azionario ampio e diversificato, come l'S&P 500. In questo modo, l'investitore otterrebbe una diversificazione efficiente a basso costo e beneficerebbe della crescita generale del mercato azionario nel tempo. Capitolo 18. Principi generali per l'investitore intelligente. In questo capitolo, Graham riassume i pilastri su cui ogni investitore dovrebbe basarsi: disciplina, pazienza e analisi razionale. Investire non è una corsa a ostacoli, ma una maratona che richiede costanza e saggezza. Restare fedeli ai principi fondamentali e non farsi travolgere dalle emozioni del mercato è la chiave per un successo duraturo. Supponiamo che un investitore sia tentato di seguire le tendenze di mercato e di acquistare azioni di un'azienda molto pubblicizzata, ma con fondamentali incerti. Seguendo i principi di Graham, l'investitore esaminerebbe invece attentamente i fondamentali finanziari dell'azienda e valuterebbe se il prezzo di mercato riflette il suo valore intrinseco. Se l'azienda non soddisfa i criteri di sicurezza e valutazione di Graham, l'investitore eviterebbe di investire in essa, proteggendo così il proprio capitale. Capitolo 19. La saggezza degli investimenti. Il nostro viaggio si conclude con un tocco di filosofia finanziaria. Graham riflette sulla saggezza degli investimenti, sottolineando che il vero successo risiede nella capacità di mantenere la calma e la razionalità anche nei momenti più turbolenti. L'investimento intelligente è più una questione di carattere che di conoscenza finanziaria. Immaginiamo un investitore che ha subito una perdita significativa a causa di una decisione di investimento impulsiva e non razionale. Dopo aver letto il libro di Graham, l'investitore riflette sulle proprie azioni e sulle lezioni apprese dall'esperienza. Si rende conto dell'importanza della disciplina, della pazienza e dell'analisi approfondita nel prendere decisioni di investimento. In futuro, l'investitore applicherà i principi di Graham con maggiore attenzione e saggezza, riducendo il rischio di subire perdite simili. Conclusioni. Cari ascoltatori, siamo giunti alla conclusione del nostro viaggio attraverso le pagine de L'investitore intelligente di Benjamin Graham, un classico intramontabile che ha rivoluzionato il modo di pensare agli investimenti. Abbiamo esplorato i capitoli ricchi di saggezza e consigli pratici, e ora è il momento di tirare le somme su quanto abbiamo appreso. Graham ci ha insegnato che l'investimento intelligente non è una questione di avere una sfera di cristallo per prevedere il futuro, ma di possedere una mente lucida e disciplinata,
capace di valutare il presente con occhio critico e analitico. Il suo approccio ci invita a essere pazienti e a non lasciarci travolgere dalle emozioni del mercato, mettendo sempre la ragione e la logica al primo posto. Uno dei messaggi chiave del libro è la distinzione tra investire e speculare. Graham ci mette in guardia contro le sirene della speculazione, che promettono guadagni rapidi, ma sono spesso foriere di grandi perdite. Al contrario, l'investimento basato sull'analisi fondamentale, sul calcolo del valore intrinseco e sul mantenimento di un margine di sicurezza, ci offre un percorso più sicuro verso il successo finanziario. Non dimentichiamo il concetto di Mr. Market, quella metafora brillante che ci ricorda che il mercato è un partner volubile e irrazionale. La saggezza sta nell'approfittare delle sue oscillazioni, senza farsi prendere dal panico o dall'euforia, ma mantenendo sempre una prospettiva a lungo termine. Il libro ci ha mostrato come costruire portafogli bilanciati sia per l'investitore difensivo, che cerca stabilità e sicurezza, sia per l'investitore attivo, disposto a impegnarsi di più per ottenere rendimenti superiori. Graham ci ha anche spiegato l'importanza della diversificazione e della gestione del rischio, fondamentali per proteggere il nostro capitale. Infine, le riflessioni finali di Graham sulla saggezza degli investimenti ci ricordano che il vero successo non è misurato solo in termini di guadagni finanziari, ma anche nella capacità di mantenere una mente calma e razionale di fronte alle sfide del mercato. Quindi, mentre chiudiamo questo capitolo del nostro podcast, ricordiamo le parole di Benjamin Graham. L'investimento intelligente è più una questione di carattere che di intelligenza. È un invito a coltivare la nostra disciplina, a essere curiosi e informati e a rimanere sempre fedeli ai principi fondamentali che ci guideranno verso decisioni di investimento sagge e ponderate. Grazie per averci seguito in questa esplorazione di L'investitore intelligente. Speriamo che i consigli e le lezioni di Graham vi ispirino e vi accompagnino nel vostro percorso finanziario. Continuate a investire con intelligenza e saggezza e ricordate, il miglior investimento che possiate fare è in voi stessi e nella vostra conoscenza. Alla prossima puntata!